Non leggete Malazan. Non lo leggete e non parliamone più, per carità. Diffidate di chi afferma che questa sia la saga perfetta. Non lo è, punto. Stiamo parlando di 10 libri, non uno, non due, 10. Si tratta di un casino lungo più di 10.000 pagine. È qualcosa che va oltre ogni limite di ragionevolezza. Inoltre, l'edizione italiana è piena di errori ortografici, una cosa abominevole, soprattutto se siete grammar nazi. La mia ragazza ha provato a leggerla, ma ha il brutto vizio di grattarsi e graffiarsi il cranio ogni volta che vede un errore, ed è rimasta calva. Se come lei siete grammar nazi, non la leggete! Vogliamo parlare di personaggi? Non li ho contati, ma saranno migliaia. Sono veramente tanti e non se ne capisce niente. Le trame, una sopra l'altra, si accavallano in una matassa inestricabile. Ma soprattutto, Malazan non lo dovete leggere se cercate un passatempo. Non è un passatempo, non è un film, non è una serata rilassata a guardare le stelle. Non lo leggete se vi aspettate che ci sia un protagonista nella storia, perché non lo troverete. Il protagonista in Malazan è il lettore. E sta cosa ci scombussola, ci sconvolge, ci fa impazzire perché non lo sappiamo, non lo capiamo. Ma è ovvio, è normale. Non siamo abituati a niente del genere. Nessun altro autore che abbiamo letto ci mette in difficoltà come lo fa Erikson. Non dico che sia così per tutti, ma per tanti immagino di sì. Per me lo è stato. Sono sempre stato un lettore, fin da bambino. A periodi magari, a volte più attivo, altre meno, ma ho sempre letto tanto. Generi diversi, gli autori più disparati. A volte anche la prima cosa che mi è capitata per le mani. Tanto per impegnare il tempo e dedicarmi a qualcosa che mi piacesse, che mi tenesse incollato alle pagine. E quante volte sono rimasto deluso. Poi mi hanno regalato I Giardini delle Luna. E che cazzo è? Il primo di 10 libri di una saga fantasy impegnativa? Cristo. Cercavo qualcosa di simile, ma non di così grosso. Ma vabbè, proviamo, mi sono detto. Almeno è una saga conclusa, con un inizio e soprattutto una fine. Cosa rara di questi tempi. Raga, sono rimasto basito. F4. Perché non stavo capendo bene ciò che stavo leggendo, ma allo stesso tempo lo apprezzavo lo stile. Già dall'inizio si intuisce che sotto quel tornado di informazioni confusionarie che l'autore ti lancia addosso si profila una trama e una costruzione del mondo incredibilmente interessanti. Quindi sono andato avanti, con calma, nel bel mezzo dell'estate, quindi alla fine ho impiegato 3 mesi a finirlo, leggendo altri libri nel frattempo. A fine dei Giardini ero scosso. Non avevo capito molto, ma ero curioso. La trama principale si intendeva alla grande, ma è tutto il sottotesto che spiazza. Canali, magie, imperi, draghi, confusione? Assolutamente. Mi sono detto, ci sono tutte le premesse per una saga da brividi, devo dare una possibilità. Proviamo con il secondo e poi vediamo. 7 mesi, dalla dimora fantasma al dio storpio, che ci crediate o no, li ho divorati uno dopo l'altro senza neanche accorgermene. Oh, ne mancano ancora 7, ce n'è! Oh, ne mancano ancora 3, ce n'è! Oh, cavolo, e adesso? Adesso è finita e l'ho ricominciata, più lenta e studiata, aprendo il primo canale YouTube a tema. Se ne deve parlare, ho pensato, merita molto di più. E non crediate io sia uno coi paraocchi, un fan sfegatato che difende a spada tratta Malazan. Ve ne ho detti di difetti, ma ce ne sono ancora. Vogliamo parlare delle trame? Parliamone, va bene. Trame e sottotrame sono un'infinità, sul serio, e sembrano non chiudersi mai. Il fatto che questo universo si espanda negli altri libri di Esselmont e Erikson, che in italiano non sono ancora stati tradotti, non aiuta di certo. Molte di queste trame vengono riprese in quei romanzi, altri probabilmente non vengono proprio riprese, ma quelle principali nel libro Malazan dei Caduti vengono portate avanti e come? Solo che c'è tantissima carne al fuoco e di conseguenza è facile dire che resta in sospeso qualcosa. Ma poi,
uno già dall'inizio capisce che la marea di storie che l'autore inserisce non possono tutte arrivare ad una conclusione. È ovvio, ce ne sono troppe. Quindi, se avete provato a leggerlo ma non vi piace la storia, non vi piace lo stile, eccetera, va benissimo, ci mancherebbe. Il nostro tempo è limitato, ne abbiamo sempre meno. Non possiamo proprio permetterci di sprecarlo con qualcosa che non ci piace. Ma per cortesia, se perseguite nella lettura e perseguite pure con la critica, mi spiace, ma state sbagliando qualcosa. Non è per tutti sto Malezan. Dovete pensarlo come un viaggio. Ma no seduto comodamente sull'aereo come siamo abituati, da una città di partenza a una di arrivo. È più un viaggio dove tu, lettore, sei il protagonista, a piedi, in mezzo a sentieri di montagne sperduti, da solo, affaticato e dolorante. A volte riesci a beccare un autobus sgangherato che ti permette di prendere fiato, ma anche quell'autobus avrà delle difficoltà e le buche sulla strada le sentirai comunque tutte. Il cammino di Santiago, praticamente. Questo ci chiede Steven Erikson con il suo tipo di scrittura. Di perderci e di ritrovarci, e facendo fatica. Non puoi essere spettatore, puoi essere solo protagonista in Malezan. Non c'è una via di mezzo, devi tirarti sulle maniche e scavare latrine con i cacciatori di ossa. Punto. First thing, looking around.